Clean Energy Way e benvenuti a Contemporary Armonia Mundi. Oggi parleremo di numeri, parleremo di matematica e parleremo di intelligenza artificiale, ma soprattutto parleremo di equilibri, di responsabilità e di sostenibilità. Parleremo di responsabilità dell'uomo perché mai come ora l'uomo ha accesso a un set di strumenti talmente approfonditi e talmente precisi per comprendere la complessità della realtà che da questo deriva una responsabilità enorme, responsabilità che non possiamo delegare alla tecnologia. Quindi, se da un lato questa enorme responsabilità può spaventare, dall'altra questa responsabilità rimette l'uomo al centro e lo tiene al centro nonostante una narrativa sicuramente più notiziabile, probabilmente più procace, tende a affermare l'esatto opposto, affermare futuri distopici dove l'uomo succube della macchina considerata intelligente è relegato ai margini. Oggi, con il vostro sostegno, affermeremo attraverso il manifesto della razionalità sensibile una visione esattamente opposta. L'uomo rimane al centro e l'uomo, grazie a questa nuova tecnologia, a queste nuove tecnologie che ne abilitano la comprensione della realtà, avrà ulteriori strumenti per potenziare il proprio libero arbitrio. Bene. Il principio non è originale, ha origini antiche e nel proseguio di questa conferenza andremo a accennare alle origini rinascimentali di questo pensiero e in qualche termine andremo anche a riprendere alcuni dei principi dei filosofi cabalisti che già in passato avevano sostenuto la possibilità di descrivere il mondo attraverso il numero. Scopriremo anche che Modena non è nuova ad ospitare il baricentro di queste discussioni, di questi dibattiti. Ci piace pensare che non sia un caso che oggi Modena si stia affermando come una delle capitali europee di data science e artificial intelligence. In un certo senso è quasi una ricorrenza storica. Bene, poi come dicevo parleremo di sostenibilità della persona, sostenibilità dell'impresa e sostenibilità ambientale. 3 dimensioni che sono intimamente interconnesse e interdipendenti. E la cosa di cui siamo più felici è che avremo la possibilità di parlare di questi temi, alcuni anche abbastanza alti, con un parterre veramente d'eccezione. Abbiamo avuto qualche cambiamento di programma, infatti chi di voi ha aderito a questo forum dalle primissime ore avrà visto qualche sconvolgimento negli ultimi giorni, ma ahimè ci sono state un paio di defezioni di forza maggiore. Franco Bernabé oggi è a Parma per il Consiglio Mondiale dell'UNESCO, doveva essere con noi, ma il ministro che doveva tenere i discorsi di chiusura non ha potuto partecipare, quindi tocca a lui tenere uno speech che si sta svolgendo esattamente in questo momento e d'altro canto il ministro un paio di settimane fa non sapeva neanche di ricoprire questo ruolo, quindi in un certo senso siamo la prova di come l'instabilità politica provochi qualche incidente di percorso anche nelle PMI in ascesa. E non sarà con noi nemmeno Pierluigi Celli, che proprio questa mattina per impegni familiari è stato trattenuto a Roma, ma talmente importante l'aiuto che ci ha dato per l'organizzazione di questo forum e per in generale sostenere la crescita di Energy Way che ci teniamo che rimanga agli atti il nostro ringraziamento di cuore per tutto quello che ha fatto finora e che sta continuando a fare per noi. Bene. Ora vorrei entrare nel vivo di questo forum, invitando sul palco il nostro fondatore e amministratore Fabio Ferrari, a cui vi chiedo un applauso. E Luca Baraldi, il nostro collega storico delle religioni, che tutti i giorni ci ricorda come il valore di Energy Way risieda proprio nell'interdisciplinarità e nella capacità di contaminarsi con saperi dalle diverse provenienze. E con Fabio e Luca sveleremo gli 8 punti del manifesto della razionalità sensibile. Tra l'altro lo trovate allegato al programma che dovrebbe essere sulle sedie di ciascuno di voi. E
non solo, tra l'altro lo trovate anche appeso al colonnato del nostro bellissimo portico, grazie alle installazioni curate da Francesca Fiocchi, la nostra designer, che ha reso esteticamente fantastico tutto quello che vedete intorno a noi oggi.